Ciao amici, eccoci di nuovo qui. Andiamo oggi a realizzare San Giuseppe. Abbiamo fatto già la Madonnina nell'altro tutorial. Oggi andiamo a vedere come realizzare San Giuseppe. Lo schema è lo stesso sia della Madonnina che di San Giuseppe, la base è la stessa, dovete solo andare a modificare i colori del vestito, della base, fate come più vi piace e poi dobbiamo aggiungere questo copricapo e tutti gli accessori che vi mostro in questo video tutorial. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare San Giuseppe ho utilizzato lo stesso schema della Madonnina, l'unica cosa ho cambiato naturalmente i colori. Qui ho fatto la base marrone, bianco e la cintura è uguale e anche per la testa lo stesso colore. Andiamo ora a fare la parte di sopra dei capelli. Per realizzare la parte di sopra dei capelli ho utilizzato lo stesso schema che ho fatto per la Madonnina, solo che per la Madonnina sono andata ad allungare dietro, mentre qui mi sono fermata ad un solo giro in più e poi ho fatto queste piccole decorazioni facendo semplicemente una catenella da 3, poi sono ritornata con delle maglie bassissime nella base, ho fatto 1, 2, 3 e 4 catenelle da 3. Quindi qui ho fatto allo stesso modo, mi sono andata a girare come ho fatto vedere nell'altro video e poi ho staccato il filo e quindi vado a posizionare i capelli di San Giuseppe sulla testa in questo modo. Quindi la base è la stessa praticamente, l'unica cosa è la differenza qui che lì si continua a più giri e qui invece ci dobbiamo fermare prima e dobbiamo realizzare questa piccola frangia laterale. Per realizzare la barba di San Giuseppe ho fatto in questo modo, ho avviato una catenella di 14 maglie, poi sono andata a fare un giro di 14 mezze maglie, poi ho fatto una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, in tutto sono 12 maglie, poi ho fatto ancora una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione all'ultima maglia e sono 10 maglie, poi ho fatto ancora una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione all'ultima maglia e sono 8 maglie, poi sono andata a fare ancora una volta una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia e sono 6 maglie, poi ho staccato il filo e vado a cucire qui, posiziono la barba in questo modo e vado a cucire bene tutto intorno. Per il naso di San Giuseppe ho avviato un anello magico di 6 maglie, poi ho stretto e sono andata a cucire sul volto. Per i baffi con il filato marrone sono andata a realizzare una catenella di 8 maglie, ho poi lavorato 8 maglie basse nelle 8 catenelle, sono andata a fare un altro giro di 8 maglie e poi ho staccato il filo e vado ora con ago e filo a stringere la parte qui centrale in modo da realizzare così i baffi. Vado al centro, stringo un po' il filo in questo modo avvolgendolo intorno e poi vado a passare nuovamente l'ago in modo da bloccare il tutto. Do un po' la forma ai baffi e poi li vado ad applicare qui sulla barba e poi vado ad applicare sopra il nasino. Dopo aver applicato prima i baffi, per ultimo vado ad applicare il naso sopra. Quindi per prima cosa vado a cucire la barba bene tutto intorno, poi vado ad applicare i baffi qui sopra e poi il nasino. Blocchiamo i baffi con lo spillo e poi andiamo a cucire sopra la barba. Applichiamo il naso e poi andiamo a cucire bene intorno. Per la giacca possiamo avviare il colore che preferiamo, andiamo a fare una catenella di 10 maglie, poi lavoriamo le 10 maglie basse, andate e ritorno fino a circondare tutta la parte lasciando 1 centimetro diciamo sulla parte davanti in modo che si tenga aperta. Andiamo a lavorare, se volete dare questo effetto, in costa dietro in modo da far venire questa maglia qui inglese, oppure se la volete fare semplice potete farle tranquillamente semplice facendo solo delle maglie basse. E così come ho detto vado a lavorare le mie maglie
fino alla fine, lavorandole in questo modo, prendendo solo la parte di dietro della maglia. Giro e faccio di nuovo lo stesso lavoro fino a circondare tutta la parte del corpo, tralasciando appunto questo centimetro centrale. Terminata la giacca e il mantello, quello che avete realizzato, andate a cucire bene intorno sia al collo che un po' verso la base, oppure potete lasciarla aperta sotto come più vi piace. Per le braccia avviamo l'anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e andiamo a fare un altro giro di 6 maglie con questo filato. Andiamo a sostituire il filato color carne con il filato bianco e andiamo a fare per altri 7 giri le nostre 6 maglie basse. Poi stacchiamo il filo e andiamo a cucire così come abbiamo fatto per la Madonnina. Per il copricapo di San Giuseppe possiamo realizzare l'anello magico di 6 maglie, poi andiamo a fare un aumento in ogni maglia, e così come abbiamo fatto per la base dei capelli e per il velo della Madonnina andiamo a fare lo stesso lavoro, anche quello che abbiamo utilizzato per fare la testa. Quindi andiamo a fare il nostro aumento, lo ripeto qui così lo ripetiamo tante volte, andiamo a fare un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie basse. Andiamo ora a fare una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 48 maglie. Poi andate a provare sulla testa se va bene, altrimenti andate a fare qualche aumento, qualche diminuzione in base a come lavorate naturalmente e al vostro filato, perché dovrebbe andare bene. Però se casomai il filato è un po' più doppio, più sottile, oppure avete lavorato più stretto, più largo, dovete sempre andare a provare. Lavoriamo le 48 maglie per altri 2 giri. Provate il cappellino e una volta che avete visto che va bene, quindi se nel vostro caso lavorate magari più stretto, andate a fermarvi prima dei 48 giri, magari fate 42 giri, dovete vedere che calza bene, e poi andate a fare questi 2 giri che ho fatto. E poi andiamo ora a calcolare da questo lato a questo lato, dobbiamo fare un aumento in ogni maglia, quindi solo da questo lato qui a questo lato andranno fatti gli aumenti, e poi non andremo più a lavorare questa parte, ma andremo a lavorare solo la parte di dietro, in modo da fare il copricapo, in modo da coprire tutta questa parte qui di dietro. Dobbiamo calcolare, così come ho detto, da questo lato qui della testa. Io vado a fare, poi in base a voi, alle maglie che avete fatto, dovete andare a fare un aumento in ogni maglia fino ad arrivare a questo punto. Io vado a mettere un segno qui in modo da ricordarmi fino a dove devo fare gli aumenti, e poi il resto delle maglie lo andrò a lavorare avanti e indietro fino a una certa altezza. Quindi da qui a qui vado a fare i miei aumenti. Posso fare anche in questo modo, possiamo andare a lavorare tutte le maglie successive a mezze maglie, quindi entriamo in ogni maglia qui e dobbiamo andare a fare il nostro aumento, quindi non ci dimentichiamo di fare il primo aumento qui a mezze maglie, poi vado a fare un altro aumento qui nella maglia successiva, e così fino ad arrivare al lato che ho segnato. Naturalmente non vi do il numero delle maglie, perché come ho detto prima, in base a come andate a misurare il copricapo dovete andare poi a procedere. Importante è che vi segnate la parte davanti, molto facile, e poi quella di dietro la andrete a fare in base alle maglie che vi rimangono. Dovete semplicemente andare a fare questa parte qui coprendo tutto, come abbiamo fatto il velo della Madonnina, soltanto che il velo della Madonnina andava fatto tutto circolare, mentre qui dobbiamo fare queste parti qui sul davanti, le andiamo a fare con gli aumenti, mentre la parte dietro no. Volendo, se volete che sia ancora un po' più arricciata, potete andare a fare 3 maglie anziché 2 in ogni maglia, dipende dai vostri gusti.
Alla fine ho optato per farne 2 di aumenti in ogni maglia, in questo modo viene un po' più, per far sembrare che sia un velo un po' stropicciato sul davanti. Andiamo poi a fare da questo punto a questo punto, così come ho detto, quindi possiamo togliere il nostro segno e andiamo a fare le nostre mezze maglie tutte intorno, poi rigiriamo e facciamo le nostre mezze maglie fino ad arrivare a più o meno a questa altezza qui, poi decidete un po' voi come farlo. Fatte le mie maglie, una maglia in ogni maglia, da qui a qui, giro il mio lavoro e vado di nuovo a fare le mezze maglie, quindi vado a fare la catenella per la prima maglia e poi vado in ogni maglia, vado poi in ogni maglia e vado a fare le mie mezze maglie. Fino alla altezza che voglio dare. Lo vado a provare, poi stacco il filo più o meno a questa altezza, mi va bene, e vado a cucire sulla testa. Per realizzare la fascia sul copricapo andiamo ad avviare una catenella lunga abbastanza da circondare tutta la parte e andiamo a fare poi un giro di mezze maglie oppure maglie basse come preferite e andate a fermare il tutto in questo punto e andiamo a cucire con ago e filo. E così come a Maria ho aggiunto le guanciotte anche a San Giuseppe passando il filo, ricamando da un lato e l'altro, potete andare a vedere l'altro tutorial, e ho realizzato così anche per lui le guanciotte. E questi sono i due miei personaggi e poi andremo a fare anche Gesù Bambino e si possono fare tutti gli altri personaggi con lo stesso schema, potete realizzarli tutti. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi aspetto al prossimo, andate a fare anche la Madonnina, è molto carina e fate un bellissimo presepe. Spero che vi piaccia, vi abbraccio, vi aspetto al prossimo, un bacio, ciao ciao!